Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Brineura Biomarin Pharmaceutical Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 20 ottobre 2021. Cosa ha Brineura? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Brineura durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa ha Brineura? Brineura è un farmaco a base del principio attivo cerliponase alfa, appartenente alla categoria degli enzimi e nello specifico enzimi. È commercializzato in Italia dall'azienda Biomarin Pharmaceutical Italia SRL. Brineura può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Brineura 150 mg/5 ml soluzione 2 flaconi da 10 ml, soluzione di lavaggio flacone da 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Biomarin International Ltd. Concessionario: Biomarin Pharmaceutical Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: cerliponase alfa. Gruppo terapeutico: enzimi. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni. Brineura è indicato per il trattamento della patologia ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2, CLN2, nota anche come carenza di tripeptidilpeptidasi 1, TPP1. Posologia. Brineura deve essere somministrato esclusivamente in un ambiente sanitario da un medico competente ed esperto delle tecniche di somministrazione intracerebroventricolare. Posologia. La dose consigliata di cerliponase alfa è di 300 mg da somministrare una volta ogni 2 settimane per infusione intracerebroventricolare. Nei pazienti di età inferiore ai 2 anni, si consigliano dosi più basse, vedere il paragrafo relativo alla popolazione pediatrica. Si consiglia di sottoporre i pazienti a un trattamento a base di antistaminici con o senza antipiretici 30-60 minuti prima dell'inizio dell'infusione. La continuazione di un trattamento a lungo termine deve essere sottoposta a una regolare valutazione clinica per valutare se i benefici siano potenzialmente superiori ai rischi per i singoli pazienti. Aggiustamento della dose. Per i pazienti che non tollerano le infusioni è possibile prendere in considerazione un aggiustamento della dose. La dose può essere ridotta del 50% oppure è possibile impostare una velocità di infusione ridotta. Se l'infusione viene interrotta per una reazione di ipersensibilità, è possibile riprenderla a una velocità di infusione ridotta del 50% rispetto a quella indicata al momento in cui si è verificata la reazione di ipersensibilità. L'infusione deve essere interrotta oppure la velocità di infusione ridotta nei pazienti nei quali, a giudizio del medico responsabile del trattamento, si registra un possibile aumento della pressione intracranica durante l'infusione, indicato da sintomi quali cefalea, nausea, vomito e stato mentale compromesso. Tali precauzioni assumono particolare importanza nei pazienti di età inferiore a 3 anni. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Brineura nei bambini di età inferiore a 3 anni non è stata ancora stabilita. Per i bambini di 2 anni di età sono disponibili dati limitati, mentre non sono disponibili dati clinici per i bambini al di sotto di 2 anni di età, vedere paragrafo 5.1. La posologia proposta nei bambini di età inferiore a 2 anni è stata stimata in base alla massa cerebrale. Negli studi clinici il trattamento di Brineura è stato avviato nei bambini di età compresa tra 2 a 8 anni. Per i pazienti di età superiore a 8 anni sono disponibili dati limitati. Il trattamento deve basarsi sui benefici e sui rischi per il singolo paziente, come valutato dal medico.
La posologia selezionata per i pazienti è basata sull'età al momento del trattamento e deve essere adeguata di conseguenza, vedere tabella 1. Nei pazienti di età inferiore a 3 anni, la dose raccomandata è in accordo con la posologia utilizzata nello studio clinico 190-203 in corso, vedere paragrafo 5, 1. Tabella 1. Dose e volume di Brineura. Fasce di età. Dose totale somministrata ogni 2 settimane. mg. Volume della soluzione Brineura. ml. Dalla nascita a 6 mesi. 103. 3 da 6 mesi a 1 anno. 155. Da 1 anno a 2 anni. 200. Prime 4 dosi. 300. Dosi successive. 6,7. Prime 4 dosi. 10. Dosi successive. Da 2 anni in su. 300. 10. Modo di somministrazione. Uso intracerebroventricolare. Precauzioni da adottare prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Durante la preparazione e la somministrazione è necessario ricorrere a una tecnica rigorosamente asettica. Brineura e la soluzione di lavaggio devono essere somministrati esclusivamente per via intracerebroventricolare. I flaconcini di Brineura e di soluzione di lavaggio sono esclusivamente monouso. Brineura viene somministrato nel liquido cerebrospinale, LCS, per infusione mediante un reservoir impiantato chirurgicamente e un catetere, dispositivo di accesso intracerebroventricolare. Il dispositivo di accesso intracerebroventricolare deve essere impiantato prima della prima infusione. Il dispositivo di accesso intracerebroventricolare impiantato deve essere adeguato per l'accesso ai ventricoli cerebrali per la somministrazione terapeutica. Dopo l'infusione di Brineura, deve essere utilizzata una quantità calcolata di soluzione di lavaggio per sciacquare i componenti di infusione, incluso il dispositivo di accesso intracerebroventricolare utilizzato per somministrare completamente Brineura e mantenere la pervietà del dispositivo di accesso intracerebroventricolare, vedere il paragrafo 6, 6. I flaconcini di Brineura e della soluzione di lavaggio devono essere scongelati prima della somministrazione. La velocità di infusione per Brineura e la soluzione di lavaggio è di 2,5 ml/ora. La durata totale dell'infusione, incluso Brineura e la soluzione di lavaggio richiesta, varia da 2 a 4,5 ore, in base alla dose e al volume. Infusione intracerebroventricolare di Brineura. Somministrare Brineura prima della soluzione di lavaggio. Apporre un'etichetta sulla linea di infusione a Euros esclusivamente per infusione intracerebroventricolare a Euro-S. Inserire la siringa contenente Brineura nella linea di estensione, se utilizzata. In caso contrario, collegarla al set di infusione, che deve essere dotato di un filtro in linea da 0,2 ANUM. Vedere la figura 1. Eseguire il priming dei componenti di infusione con Brineura. Ispezionare visivamente il cuoio capelluto per escludere la presenza di perdite o malfunzionamento del dispositivo di accesso intracerebroventricolare o segnali di potenziali infezioni. Non somministrare Brineura in presenza di segni e sintomi di perdita dal dispositivo di accesso intracerebroventricolare acuta, guasto del dispositivo o infezione correlata al dispositivo, vedere paragrafo 4, 3 e 4, 4. Preparare il cuoio capelluto per l'infusione intracerebroventricolare adottando una tecnica asettica secondo il protocollo della struttura sanitaria. Inserire l'ago della porta nel dispositivo di accesso intracerebroventricolare. Collegare una siringa sterile vuota, non più larga di 3 ml, al lago della porta. Prelevare da 0,5 ml a 1 ml di LCS per verificare la pervietà del dispositivo di accesso intracerebroventricolare. Non infondere nuovamente l'LCS nel dispositivo di accesso intracerebroventricolare. I campioni di LCS devono essere inviati periodicamente al laboratorio per il monitoraggio delle infezioni, vedere il paragrafo 4, 4. Collegare il set di infusione al lago della porta, vedere la figura 1. Collegare i componenti secondo il protocollo della struttura sanitaria. Posizionare la siringa contenente Brineura nella relativa pompa impostandone la velocità di infusione su 2,5 ml/ora. Programmare gli allarmi della pompa sulle impostazioni di maggiore sensibilità per i limiti di pressione, velocità e volume.
Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale operativo del produttore della pompa per siringa. Non erogare come bollo o manualmente. Iniziare l'infusione di Brineura a una velocità di 2,5 ml/ora. Ispezionare periodicamente il sistema di infusione durante l'infusione per escludere la presenza di perdite o un malfunzionamento del sistema di erogazione. Verificare che la siringa con etichetta Euros Brineura Euro-S nella pompa per siringa sia vuota, una volta completata l'infusione. Staccare e rimuovere la siringa vuota dalla pompa e scollegarla dai tubi. Smaltire la siringa vuota secondo le normative locali. Figura 1. Preparazione del sistema di infusione. Infusione intracerebroventricolare della soluzione di lavaggio. Somministrare la soluzione di lavaggio fornita dopo il completamento dell'infusione di Brineura. Collegare la siringa contenente il volume calcolato di soluzione di lavaggio ai componenti di infusione. Vedere il paragrafo 6. Inserire la siringa contenente la soluzione di lavaggio nella pompa per siringa e programmare quest'ultima per erogare a una velocità di infusione di 2,5 ml/ora. Programmare gli allarmi della pompa sulle impostazioni di maggiore sensibilità per i limiti di pressione, velocità e volume. Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale operativo del produttore della pompa per siringa. Non erogare come bollo o manualmente. Iniziare l'infusione della soluzione di lavaggio a una velocità di 2,5 ml/ora. Ispezionare periodicamente i componenti di infusione durante l'infusione per escludere la presenza di perdite o un malfunzionamento del sistema di erogazione. Verificare che la siringa con etichetta Euro soluzione di lavaggio Euro-S nella pompa per siringa sia vuota, una volta completata l'infusione. Staccare e rimuovere la siringa vuota dalla pompa e scollegarla dalla linea di infusione. Rimuovere l'ago della porta. Esercitare una leggera pressione e bendare il sito di infusione secondo il protocollo della struttura sanitaria. Smaltire i componenti di infusione, gli aghi, le soluzioni inutilizzate e altri materiali di scarto secondo le normative locali. Vedere il paragrafo 6 per istruzioni sulla preparazione di Brineura e della soluzione di lavaggio prima della somministrazione. Controindicazioni: reazioni anafilattiche potenzialmente fatali al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti indicati al paragrafo 6.1. Se il RCallenge non ha riuscito, vedere il paragrafo 4. Pazienti affetti da CLN2 con shunt ventricolo-peritoneali. Brineura non deve essere somministrato in presenza di segni di perdite significative acute nel dispositivo di accesso intracerebroventricolare, malfunzionamento del dispositivo o infezioni legate all'utilizzo del dispositivo, vedere il paragrafo 4.2 e 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Complicanze legate al dispositivo. Brineura deve essere somministrato utilizzando una tecnica assettica per ridurre il rischio di infezione. In pazienti trattati con Brineura si sono osservate infezioni legate al dispositivo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati eseguiti studi di interazione. Cerliponase alfa ha una proteina umana ricombinante e l'esposizione sistemica limitata grazie alla somministrazione intracerebroventricolare. Pertanto è improbabile che si verifichi interazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Brineura durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brineura durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati sull'uso di Brineura in donne in gravidanza. Non sono stati condotti studi sulla riproduzione animale utilizzando Brineura. Non è stato accertato che Brineura possa causare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati condotti studi sugli effetti di Brineura sulla capacità di guidare o di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse descritte in questo paragrafo sono state valutate in 24 pazienti affetti da CLN2 che hanno ricevuto almeno una dose di Brineura e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono disponibili informazioni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo, enzimi, codice ATC. A16AB17. Meccanismo di azione. Cerliponase alfa è una forma ricombinante della tripeptidilpeptidasi 1, TPP1. Cerliponase alfa ha proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di cerliponase alfa è stata valutata nei pazienti affetti da CLN2 che hanno ricevuto infusioni intracerebroventricolari di 300 mg in 4,5 ore circa a settimane alterne. Tutti i dati preclinici di sicurezza sono limitati. I dati sulla sicurezza preclinica di cerliponase alfa ottenuti da studi di tossicità a dose singola eseguiti su scimmie e da studi a dose ripetuta eseguiti su un elenco degli eccipienti. Brineura e soluzione di lavaggio. Sodio fosfato bibasico eptaidrato. Sodio di idrogeno fosfato monoidrato. Cloruro di sodio. Cloruro di potassio. Cloruro di magnesio esaidrato. Cloruro di calcio di idrato. Acqua per iniezioni. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.